Ciao ragazzi, qui Joe per The Nerd e oggi diamo insieme un'occhiata alla preview di Android L su Nexus 7. Qualche mese fa Google ha annunciato pubblicamente la release di Android L e ha rilasciato questa versione per sviluppatori che è quella che vi mostreremo oggi. Abbiamo questa versione per sviluppatori perché per la prima volta la runtime preferita di Android sarà Art e non più la vecchia Dalvik. Detto in termini semplici, la runtime è quel software che permette ad un programma di essere eseguito. Art porterà vantaggi sia in termini di prestazioni che di durata della batteria, ma a causa di un cambiamento così radicale sarà richiesto molto lavoro extra agli sviluppatori, dovuto anche all'integrazione di oltre 5000 nuove API. A proposito di vantaggi, uno di questi sarà il cosiddetto Project Volta, che, a detta di Google, dovrebbe consentire una durata della batteria del 36% in più. Visto il poco tempo che abbiamo trascorso con la release, non possiamo confermare questi dati, ma l'impressione è che la durata della batteria sia abbastanza buona. Per quanto riguarda le prestazioni, le animazioni sembrano abbastanza fluide e scorrevoli, ma non manca qualche crash improvviso dovuto alla compatibilità delle apps con Art. Per quanto riguarda le Google Apps e gli altri maggiori produttori, siamo riusciti ad utilizzare correttamente tutti i vari Facebook, Chrome, Gmail, YouTube, Evernote, eccetera. Non è comunque una release pronta per l'utilizzo quotidiano, perché i problemi vari incontrati sicuramente scoraggerebbero tutti i non geek là fuori che volessero avvicinarvisi. Il consiglio da parte nostra è di aspettare il rilascio della versione finale per evitare problemi. Una delle più grandi novità di Android L è l'ormai famoso Material Design. Google ha voluto improntare l'aspetto del sistema secondo uno stile a livelli, in cui alcuni elementi sono sopra gli altri, come se parlassimo appunto di oggetti fisici. Inoltre, proprio perché parliamo di similitudini con oggetti, nessun elemento può comparire dal nulla, ma anzi tutto è ben legato e concatenato. Il Material Design riguarda tutto, dalle apps fino ai menu e ai toggles, che adesso, come potete vedere, non sono più semplicemente on e off, ma reagiscono invece al comando con un'animazione adeguata. Inoltre, il multitasking è stato completamente ridisegnato a favore di un'organizzazione in stile Google Chrome per Android, se avete presente. Non a caso, le schede su Chrome saranno trattate come vere e proprie apps a sé, e dovremo scorrere come in un archivio piuttosto che con la visualizzazione verticale delle scorse release di Android. Infine, lock screen e barra delle notifiche. La lock screen si è evoluta in verso simile ad iOS, con le notifiche disposte lungo blocchi orizzontali, con i quali possiamo interagire. Possiamo eliminarle direttamente, oppure aprire al volo l'app di riferimento. Inoltre abbiamo a disposizione 3 scorciatoie in basso, una per lo sblocco, un'altra per la fotocamera ed una infine per il dialer, ovviamente questa assente su Nexus 7. Le notifiche sono state rivoluzionate anche per quanto riguarda l'utilizzo a schermo sbloccato e sono disponibili sia tramite il nuovo sistema Heads Up, che non abbiamo trovato nella preview, che dalla nuova barra, stavolta quasi completamente trasparente. Per tutte le altre novità e per la recensione completa non dimenticate di iscrivervi, mettete mi piace se il video è stato di vostro gradimento. Qui da Gio è tutto, alla prossima!